Saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele. Oggi inizierò, come posso dire, una nuova avventura. È arrivato il primo pacco di una nuova collezione che ho deciso di costruire. Vito sarà contento, ciao Vito. E cosa abbiamo qui all'interno? Abbiamo i primi due numeri di Robocop. Vedrete un po' le immagini che si muovono perché sto registrando con un telefonino e se lo appoggio non si vede nulla. Ed ecco qua. Quindi andiamo subito ad aprire il pacco, un attimo solo, e ci vediamo dopo. Ed eccoci qua. Non pensavo di riuscire ad acquistare questa collezione, per quello che già chi mi segue sa, però ho visto che il canale sta crescendo. Grazie ragazzi, grazie delle iscrizioni e delle visualizzazioni. Sta crescendo perché apprezzate il canale di Michele che, come sapete, non si occupa del solo montaggio, ma cerca di seguire le persone che hanno meno esperienza nel montaggio dei modellini e là dove dovesse essere necessario migliorarli per una stabilità o una funzionalità più corretta, così come ho fatto con Iron Man. Adesso andiamo a vedere all'interno. Questo è il secondo numero, lo stivale, il destro se non sbaglio, è pesante, tutto in metallo. Qui abbiamo il numero 1, è rimasto un pezzo sotto. Ecco qui. Un attimo che faccio un po' d'ordine. Adesso mi rivolgo a chi mi vede per la prima volta e spero decida, se ne avrà piacere, di iscriversi al mio canale e di attivare la campanella chiedo scusa, e di attivare la campanella così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video. Date anche un'occhiata alla mia playlist, troverete altri modellini e ricordatevi che proprio perché questo canale non si occupa del solo montaggio ma anche di tutto quello che vi ho detto già all'inizio, ogni mio video è sottotitolato in 26 lingue per permettere a chiunque non soltanto di guardare le immagini, ma ovviamente anche di comprendere quali sono i contenuti verbali. Andiamo a vedere, questo è il primo numero, a giudicare già dallo spessore dei fascicoli è una bellissima collezione. Parlo dei contenuti, sicuramente una bellissima collezione. Ci sono altre collezioni che vi danno pochissime pagine. La carta è quasi non plastica, ma quasi plasticata, molto traslucida, molto bella, gradevole. Le immagini, beh, cosa vi devo dire? Un'armatura che poi Robocop non è una semplice armatura perché è proprio parte dell'uomo, e è alta 62 centimetri circa e quindi vi dico è qualcosa di veramente gradevole. Io vi do la possibilità di dare un'occhiata così, ma in maniera molto veloce, perché poi ogni fascicolo andremo a vederlo nel dettaglio durante le fasi del montaggio. Qui abbiamo i contenuti del primo numero, li guarderemo
nel video successivo, dove andremo a fare ovviamente il montaggio dettagliato dei pezzi. Vi posso soltanto anticipare che vi servirà ovviamente un cacciavite a stella. Se ne avete uno anche con il metallo più lungo, ve lo faccio vedere. Così vedete che lo stelo è più lungo, poi capirete perché. Non è obbligatorio, ma vi migliora sicuramente il lavoro. Del lubrificante, non importa quale, un lubrificante. Ricordatevi sempre che qualsiasi tipo di lubrificante si può soltanto usare nelle viti che vanno avvitate nel metallo. Tutte le viti che vanno avvitate nella plastica non devono toccare lubrificanti, perché la plastica non è una plastica teflonata, ragion per la quale la plastica non teflonata a contatto con un olio si idrata e vi si rompe sotto la spinta continua della vite. Ricordatevelo, ragazzi. Ci sono già delle notizie interessanti come questa, che ho già passato, ma ho avuto modo, mentre permettevo a voi di guardare le immagini, di leggerla. Eccola qua. Dove e quando? Qui c'è scritto perché è stata scelta Detroit come città e perché è stato scelto quell'anno. Quindi quando, dove e quando. E queste sono cose importanti. Scelte strategiche. Il modello completo di Robocop è una riproduzione accurata del personaggio originale con un altissimo livello di dettagli. Questo ovviamente è un braccio robotico di ultima generazione, non c'entra niente con Robocop. E quindi ci sono tante notizie interessanti che vanno oltre l'armatura, chiamiamola così. Va bene, questo è uno. Andiamo a vedere il numero 2. Sempre molto velocemente, per la ragione che vi ho già detto prima. Queste sono scene del film. I componenti del piede destro. Anche qui poi vi darò una importante informazione in merito a questo pezzo che sostiene poi il perno centrale e andrà ad agire così come ho fatto sull'armatura di Iron Man. Se avete piacere, per chi non mi conosce, andate a vedere i miei video. Io ho sottoscritto l'abbonamento premium che mi dà diritto, oltre a qualche gadget, anche alla base illuminata, che secondo me, com'è che dico, ragazzi, voi che mi conoscete, è una ciliegina sulla torta, un valore aggiunto a questa armatura da fare. Cercate di sottoscrivere abbonamenti e, se deciderete voi, l'abbonamento premium, perché qualora ci fossero problemi con dei pezzi difettati, non avete alcun problema di farveli sostituire. Vi basterà fare 2 foto
del pezzo che dovete farvi sostituire. Il pezzo danneggiato o fallato rimarrà a voi. Specificate il numero del fascicolo e la collezione e mandate un'email al numero dedicato e vi arriverà gratuitamente il pezzo a casa. E qui è una cosa che può far piacere sotto l'aspetto animalista, sotto altro potrebbe fare discutere, però dicono che tra 5 anni ci sarà la produzione della carne coltivata, o meglio, una produzione continua, perché già la stanno studiando da anni e dovrebbe già comparire nei nostri scaffali, appunto come vi ho detto prima, tra 5 anni. Leggetevelo questo perché è un'informazione che vi conviene conoscere. Ok? E poi questo non so come potrò farvelo vedere perché secondo me è un poster molto grande, però ci tenevo a leggervi questo, almeno nel primo numero, adesso che stiamo partendo. Robocop chi è e da dove viene? È il primo poliziotto cyborg. Quando gli ingegneri dell'OCP hanno dato vita al progetto Robocop, hanno sottovalutato la capacità di adattamento dell'essere umano. Qualcosa di Alex Murphy è rimasto dentro Robocop e per questo il cyborg è come lui, un poliziotto, anche se trasformato in macchina, al servizio della giustizia. Nel nostro modello avremo accessori che riproducono con precisione i dettagli dell'armatura. Vedete qua lo spillone che esce dal guanto. Avremo la pistola dettagliata in metallo, effetti sonori con le frasi originali del film, il volto realistico in silicone. Vi dico che questo è il modello ed è identico a quello vero. La verniciatura con tinta metallizzata, struttura articolata, accesso alla fondina funzionante, pezzi in metallo e in plastica stampati a iniezione e come vi ho già detto l'altezza è di 62 cm circa. Questa è la base che se la volete dovete aggiungere 1,50 € in più dal quarto numero fino all'uscita 100, quindi dovrete dare 1,50 € per 96 fascicoli in più, oltre ai 10,99 € del costo di ogni fascicolo. Va bene? L'unica nota che mi sento di sottolineare e mi farebbe molto piacere, e lo farò di sicuro, scrivere alla De Agostini, colei che appunto è editrice di questa armatura, per quale motivo noi paghiamo 1,50 € in più dal quarto numero in poi, se decideremo di sottoscrivere l'abbonamento premium con la base luminosa, e per quale motivo altri paesi dell'Unione Europea ne devono spendere soltanto 1,50 €. Quindi se considerate 40 centesimi in più, perché noi la paghiamo questo, 1,50 € per 97 numeri, perché il quarto già lo paghiamo 1,50 € in più, fate 40 centesimi per 97, fa, ve lo dico subito, sto facendo i calcoli ragazzi, chiedo scusa. Allora, 1,50 € per 97 fa 97. Stavo facendo un po' di pasticci con la matematica. Comunque, è 40 centesimi in più la differenza che paghiamo noi rispetto agli altri per 97 numeri, che fa, se dico bene, 38,80 € in più.
Quindi perché dobbiamo noi pagare questa cifra in più? Io lo chiederò. Poi, per chi appunto ha sottoscritto come me l'abbonamento premium, perché come vi ho detto prima la base è da acquistare, perché l'armatura presentata così è tutta un'altra cosa, probabilmente in corso d'opera vi daranno una base più piccolina, così come hanno fatto con Robocop, con Iron Man. Mi sto un po' confondendo perché sto facendo diverse collezioni. Scusatemi. Dicevo, per quelli che non hanno sottoscritto l'abbonamento premium con Iron Man, quella che stiamo quasi terminando come collezione, hanno ricevuto, così come anche noi, una base da 27,5 cm. Invece per quelli come me che hanno sottoscritto l'abbonamento premium anche su Iron Man hanno avuto una base di 52 cm, che è un'altra cosa, ve lo garantisco. Ecco perché ho deciso di sottoscrivere anche questo come abbonamento premium. Poi riceveremo 3 poster di Robocop, il cappellino di Robocop con il logo ricamato, il raccoglitore per i tuoi fascicoli. Quindi mi dice il raccoglitore, presumibilmente dovrebbe essere uno solo per tutti, quindi molto largo. Poi abbiamo un caricabatterie portatile, però è con delle batterie al litio, ma da 2600 mAh, personalizzato con il logo Robocop, per cui ecco, non è che potete fare chissà che cosa, però è un gadget carino. E poi una maglietta di qualità che conquisterà tutti i fan di Robocop con l'immagine del tuo cyborg preferito. Però attenzione, perché la taglia è obbligatoria, c'è soltanto la L e il materiale è 100% cotone. Andiamo a vedere il poster, che è bellissimo. Io non so come presentarvelo perché è veramente grande ed è bellissimo. E questo, ragazzi, è quasi in scala 1:1, perché io l'ho misurato, ovviamente, dai piedi fino a qui è 62,5 62 centimetri e qua. Quindi questo sarà 65 centimetri, è gigantesco, bellissimo. Poi figuratevi al fianco di Iron Man cosa non sarà. Va bene, penso di avervi detto tutto. Ah no, c'è ancora una cosa. In più, ma solo se ordini online, con carta di credito o PayPal, hai spese di spedizione gratis più un regalo speciale. Avremo questo busto creato a partire dalle immagini del film Robocop 1987. È uno stampato in resina dipinto a mano, dettagli precisi e fedeli all'originale. La base è inclusa e l'altezza è di circa 11,5 cm. Bene, penso di avervi detto tutto. Ragazzi, se avete piacere iscrivetevi al canale, Michele è contentissimo. Voi siete la vita del canale, mi raccomando, non dimenticatevi di farlo, sempre se ne avete piacere, ci mancherebbe. Cosa posso dirvi ancora? Certamente vi dirò questo. Adesso procederò, dopo questo video, quindi seguitemi, a presentare il primo numero. Monteremo il primo numero di questa nuova avventura che Michele, grazie a voi che lo seguite e lo incentivate ad andare avanti con il canale, perché ricordatevi, lo dico ancora, la vita del canale siete solo voi. Sottolineo ancora più questo concetto importante perché il 76% delle persone che mi guardano decidono oppure
non lo fanno certamente con cattiveria, ci mancherebbe, decidono di non iscriversi. E per questo motivo Michele sottolinea sempre questo punto, perché l'iscrizione a voi, ragazzi, non costa nulla, ma per chi ha un canale è la vita. Ricordatevelo sempre. Io potrò andare avanti finché avrò più iscrizioni e più visualizzazioni. Diversamente vi garantisco che per quanto io ami aiutare le persone e dedicarmi a questo, che è una cosa bellissima, ma che mi impegna tantissimo tempo che non vi sto neanche a dire. Per questo motivo i risultati per adesso ci sono e vi ringrazio ancora. Mi auguro che continueranno a essercene sempre di più. E grazie dei consigli, dei commenti. Michele adesso vi saluta, vi ringrazia del vostro tempo e vi abbraccia tutti. Un saluto a voi e a tutti i vostri cari più cari. Ci vediamo con il prossimo video di Iron Man numero 1 e successivamente il numero 2. Ciao ragazzi!